Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Attraverso me si va nella città che provoca dolore, attraverso me si va nel dolore eterno, attraverso me si va tra la gente perduta. L'ormai noto per me usato col significato di attraverso me. Per citarne solo uno, di caso già incontrato, in Inferno 1, Dio non vuol che in sua città, paradiso, per me, attraverso me, Virgilio, e ciò che rappresenta, si vegna. Sì, perché il dualismo continua. Anche le città sono due. La città anticipata nel primo canto dell'Inferno, che è quello imperador Dio che lassù regna, e questa città dolente, della quale simmetricamente nell'ultimo canto dell'Inferno scriverò essere governata da l'imperador del doloroso regno. Dite. Per ricollegarmi all'appena citato doloroso regno, in questo canto userò le parole dolente, dolore, dolorose e duol nei primi 33 versi. Città dolente, in quanto causa dolore, come tra poco vedremo alle genti dolorose, che subiscono dolore, non di certo ai beati, ai vivi, ai quali, citando il canto precedente, la vostra miseria, di voi morti, non mi, a me, Beatrice, viva, tange, né fiamma desto incendio non m'assale. Attraverso questa prima porta se ne raggiungeranno altre, ad esempio quella della città di Dite, che, citando Inferno 9, questa palude che il gran posso spira, cigne d'intorno la città dolente. Questo dolore è eterno per i suoi abitanti, anzi, quando finirà il mondo, le anime dei morti recupereranno i loro corpi e quindi soffriranno ancora di più, tranne eccezioni che riporterò. La gente che qui risiede è definitivamente perduta, non è momentaneamente smarrita, è appunto morta definitivamente e mai più ritroverà Dio. Concludo ricordandoti che il per me attraverso me è chiara citazione biblica che ho già citato spiegando il per me di Virgilio nel primo canto. Nel Vangelo di Giovanni c'è scritto: disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Questo passo, oltre a spiegare il per me, anticipa la spiegazione anche del concetto di vita, dato che qui Gesù, parlando ovviamente con dei vivi, spiega che se questi conoscono, si uniscono a Gesù, conoscono, si uniscono alla vita. Quindi ci sono persone che, seppur letteralmente vive, non avendo conosciuto essersi unite a Gesù, sono morte. Brevissimo appunto sul come le parole cambino significato nel tempo. Conoscere, nella Bibbia, non si limita alla sola sfera intellettuale, ma è proprio un unirsi, fino a intendere anche l'atto sessuale. Per fare due esempi su tutti. Nello Genesi c'è scritto: Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino. In Matteo, Giuseppe prese con sé la sua sposa, Maria, e, senza che egli la conoscesse, si fosse unito a lei, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. La giustizia mosse il mio alto fattore, Dio. Mi fece la divina podestà, potere, il Padre, la somma sapienza, il Figlio, e il primo amore, lo Spirito Santo. Abbiamo incontrato, e incontreremo, l'amore che muove e mosse. Qui invece è la giustizia il motore. Mosse, l'ennesima ripetizione dei verbi di movimento così importanti nella mia opera, dal primo all'ultimo verso. Ripeto, quando ti parlo di cose materiali, rimarco che c'è un fattore di fatture, non c'è un creatore di creature. Quello riguarda le sole cose immateriali. La giustizia ha mosso Dio a
fare l'inferno. Quando? Beh, quasi subito in realtà. Dio, a causa del suo troppo amore, aveva appena creato gli angeli. In questo caso sì, creato in quanto immateriali. Quando il più bello di loro, Lucifero, seguito da altri, si ribellò a lui e fu gettato per punizione fino al centro della terra, dove è ancora conficcato. Questo schianto formò il cratere infernale e la terra che si spostò dalla caduta di Lucifero formò dalla parte opposta del globo la montagna del Purgatorio. Aggiungerò altri dettagli di questa storia breve, già citata dal tesoretto di Brunetto Latino, per orgogliamento e superbia fallio l'angel matto. Dopo le trinità che hai già incontrato, tra le quali le 3 fiere e le 3 donne benedette, adesso a inizio terzo canto cito la Trinità per eccellenza. Padre, Divina Podestate, Figlio, Somma Sapienza, Spirito Santo, Primo Amore. Nel convivio scrivo che, poiché la maestà divina sia in 3 persone che hanno una sustanza, di loro si può tripliciamente contemplare la potenza somma del Padre, la somma sapienza del Figlio, la somma e ferventissima caritate dello Spirito Santo. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Prima di me, porta degli inferi, non furono create cose se non, quindi solo cose, eterne. E io durerò in eterno. Lasciate, abbandonate per sempre ogni speranza di vita, voi che entrate. Prima che io, porta, fossi fatta materialmente dal mio alto fattore, Dio, erano state create immaterialmente dal creatore, sempre Dio, solo cose eterne. Io sono la prima cosa fatta, fecemi, non creata, che durerà in eterno. La differenza tra fare e creare resta fondamentale. Infatti il regno dei morti è la prima cosa fatta che durerà in eterno, ma in quanto fatta e non creata è corruttibile. Infatti è stato distrutto dall'entrata agli inferi di Cristo e, citando l'Apocalisse, alla fine dei tempi persino la morte e gli inferi verranno gettate nel lago di fuoco. Sempre citando l'Apocalisse, chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte, mentre le anime dei morti subiranno la seconda morte, quindi le loro sofferenze aumenteranno in quanto recupereranno il loro corpo, eccezioni escluse. Tra le eccezioni ci sono i dannati suicidi descritti in Inferno 13, che nel giorno del giudizio, cito, o come l'altre anime, verremo per nostre spoglie, e riprenderemo il corpo, ma non però perciò calcuna nessuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò che si toglie. Qui le trascineremo e per la mesta selva dei suicidi, dove sono eternamente condannati, saranno i nostri corpi appesi. Ciascun al prun dell'ombra sua molesta, sotto l'ombra della pianta che adesso abitano, non del corpo che hanno rifiutato. Ricollegandomi a questa citazione, gli uomini che si sono tolti dalla vita meritano di risiedere nell'inferno tra la perduta gente. Chi invece non fu mai vivo, quindi più che morto non è mai stato vivo, non è degno neanche di risiedere nell'inferno, ma solo dentro gli inferi, superata la porta degli inferi. Lasciate ogni speranza di vita. Tra poco Virgilio, riferendosi ai primi che incontreremo, dirà addirittura: questi non hanno speranza di morte, riferendosi proprio a chi non visse mai. La pena che accomuna i dannati, residenti dell'inferno in senso letterale, che non seguirono la strada della vita, già da vivi sulla terra, in senso allegorico, è quella di non aver speranza. Essere fisicamente vivi o morti non è rilevante. I morti del limbo, e quindi in senso letterale delle anime di defunti, dicono di sé: senza speranza vivemo in Dio. Ripeto, vivemo, quindi viviamo, ma sono tutti morti, trovandosi lì.
Quindi la linea di confine non è la morte fisica, ma il tenere o il perdere la speranza, la vita. Nel senso letterale, la mia commedia parla di defunti, ma li descrivo, e questo è il senso allegorico, nello stesso modo nel quale descrivo i vivi, che si comportano così. Scrivo questa opera per coloro che vogliono vivere, non per descrivere coloro che sono già morti. Se non eterne, e io eterno duro, ho già scritto eterno dolore, e scriverò sempre in questo canto tenebre eterne. Eternità è una delle parole chiave di questo canto. Queste parole di colore oscuro vidi ho scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Queste parole di colore oscuro, minaccioso, vidi scritte in cima a una porta degli inferi, tanto che io dissi a Virgilio: Maestro, il loro senso mi è difficile da accogliere, anzi. Ecco da dove stavo leggendo queste frasi, dalla cima di una porta, quella degli inferi, che parla in prima persona, ma non faccio nessun cenno sul come io sia arrivato lì. Non descrivo neanche la porta in alcun modo, ma vi anticipo che di lei dirò: non ti inganni l'ampiezza dell'entrare, Inferno 5, e men secreta porta, la qual senza serrame ancora si trova, Inferno 8. Colore oscuro è riferibile all'ammonimento scritto, come in Inferno 8, sopressa vedes tu la scritta morta, non solo al letterale colore scuro col quale è scritta. Era comune al mio tempo trovare sulla sommità delle porte le stesse che facevano entrare in una città, appunto, delle parole incise. Ma in questo caso vi è un primo rovesciamento già prima di entrare, perché l'incisione invita a non entrare. Data la durezza di ciò che avevo letto sulla cima di questa porta, che mi apprestavo a varcare, ma che avvertiva a chi la varcava di lasciare ogni speranza, chiesi spiegazioni al mio maestro. La porta di cosa? Beh, sicuramente non la porta dell'inferno, ma piuttosto della morte. E quindi la porta che varcherò in Purgatorio 9 sarà quella della vita. Partiamo dalle basi. Dopo la prima risiedono i morti e dopo la seconda i vivi. Riguardo la seconda porta, infatti, il Cristo, che si definisce vita, in Giovanni dice: io sono la porta delle pecore. Se uno entra attraverso me, Cristo, vita, porta, sarà salvato. Riguardo la prima porta, questa è la porta della morte, o se vuoi degli inferi, dove appunto Gesù discese e il terzo giorno ritornò dalla morte, non dall'inferno. Non inferno, ma inferi, cioè quello che nell'Antico Testamento indica il luogo dove risiedono i morti. Negli Atti degli Apostoli c'è scritto che Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questo non fu abbandonato negli inferi. E nell'Apocalisse: io, Cristo, ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Insomma, Gesù è sceso alla profondità della morte e nei luoghi inferiori, non nell'inferno, ma negli inferi, citando anche Matteo, Romani ed Efesini. L'espressione porte degli inferi compare solo in Matteo, in tutta la Bibbia, e conferma ciò che ti sto spiegando. Lì infatti Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra, avere personalmente la rivelazione di chi fosse Gesù senza vedere la sua risurrezione, edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa chi avrà questa rivelazione. Quindi le porte della morte, degli inferi, non prevarranno contro chi si edifica, non sulla chiesa di Roma con Pietro e i seguenti papi, ma su questa pietra, cioè avere la rivelazione di Cristo e del suo messaggio. Cristo è la vita. Chi lo conosce, chi si unisce a lui, vince la morte. Per confermare le conferme, spiegando un altro passaggio complicato, Beatrice l'ha avuta questa rivelazione. Infatti dice nel canto precedente:
I son fatta da Dio, sua mercè tale che la vostra miseria, di voi morti, non mi tange a me viva, né fiamma desto incendio, incendio, non inferno, infatti si ferma al limbo, negli inferi, ma prima dell'inferno, non m'assale. Quindi dove comincia l'inferno? In inferno 5, dove Minos vede qual loco di inferno è da essa. Quindi prima non possiamo trovarci già all'inferno. Accenno soltanto che riguardo alla seconda morte, nell'Apocalisse c'è scritto: la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era iscritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. E nella prima lettera ai Corinzi, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Per esagerare con le conferme che quella non è la porta dell'inferno, non solo ci sono le fonti cristiane citate, ma ci sono anche quelle pagane. Anche Enea, infatti, entra da una porta e trova delle anime che aspettano di passare il fiume Cheronte. E solo una volta oltrepassato quello sulla nave di Caronte, inizia quello che potremmo chiamare inferno, con tanto di, in quel caso, Cerbero a protezione della porta e, cito, Enea varcata l'entrata, trova, Minosse, inquisitore, scuote l'urna, convoca il concilio dei morti silenziosi e apprende le vite e le colpe. Altre citazioni bibliche le troviamo in Matteo. Larga e spaziosa è la porta che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano attraverso essa. E in quel pluricitato e confermato Isaia, nel mezzo dei miei giorni andrò alle porte degli inferi. Punto. Ed egli a me, come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. E lui, Virgilio, a me, come persona avveduta, rispose: qui è necessario lasciare, abbandonare, ogni sospetto, diffidenza. Ogni viltà, paura, è necessario che qui sia morta. Il mio maestro, come una persona accorta, mi risponde di finirla di essere vile. Convien, ripetuto 2 volte, con il significato, come abbiamo già visto, di strettamente necessario. La viltà e il sospetto, che ho avuto per quasi tutto il secondo canto, e che avevo superato, al primo ostacolo mi sovrastano di nuovo. E Virgilio le blocca di nuovo subito. Basta adesso partiamo. Mi ha detto perché partire, mi ha detto chi vuole questo viaggio e io stesso alla fine del canto precedente gli ho detto che ero pronto. Adesso entriamo. Questo incitamento ricorda quello che la Sibilla diede a Enea, anche lei proprio prima di varcare la porta. Ora necessita coraggio, Enea, e animo fermo. In Inferno 3 Virgilio mi dice: ogni viltà convien che qui sia morta, mentre in Inferno 20 mi dirà: qui vive la pietà quando è ben morta. Continuando con l'interpretazione che quella appena superata sia la porta della morte, questa terzina finisce proprio con morta. E, d'altronde, la parola inferno compare solo una volta in questo canto, dove appunto le prime anime che incontreremo, superata quindi la prima porta, viene detto che né lo profondo inferno li riceve. La parola profondo rende solo quasi incontestabile l'interpretazione appena data. Noi siamo venuti al logo ov'io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose ch'hanno perduto il ben dell'intelletto. Noi, io e Virgilio, siamo arrivati al luogo dove io, Virgilio, a me, ho detto precedentemente, dove vedrai, io,
le genti dolorose che subiscono dolore, che hanno perso per sempre il bene dell'intelletto, la verità. Siamo arrivati all'ingresso, ma non ancora dentro, del luogo che Virgilio mi aveva già anticipato in Inferno 1, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida. Chi risiede oltre questa porta è descritto con due caratteristiche: genti dolorose, che quindi soffrono e che hanno perso, quindi definitivamente, il ben dell'intelletto, la verità. La città è dolente, causa dolore. Di conseguenza i suoi cittadini sono genti dolorose, che subiscono il dolore. Riguardo al ben dell'intelletto, ovviamente non mi riferisco al fatto che incontrerò anime che non ragionano più o che sono diventate stupide, anche perché, solo per citarne una, nel canto successivo incontrerò Aristotele. Ma anzi, mi riferisco proprio a una definizione che riporto nel convivio. La veritade, che è l'ultima perfezione nostra, sì come dice lo filosofo Aristotele, nel sesto dell'Etica, quando dice che il vero è lo bene dello intelletto. Il bene dell'intelletto, il suo punto più alto e caratteristico, è la capacità di vedere la verità. Dio. Chi si trova varcata tale porta non ha smarrito Dio, quindi momentaneamente, ma lo ha perso in modo definitivo. Non isperate mai vederlo cielo. E nel prossimo canto, quello appunto dove troverò Aristotele, che nonostante si trovi nel particolare luogo del limbo, situato oltre la porta, ma prima del giudizio di Minos, scrivo: semo perduti, definitivamente quindi, e sol di tanto offesi, che senza speme, senza speranza di vedere Dio, viviamo in disio desiderio. Ripeto, oltre al soffrire, la seconda caratteristica descritta dai dannati è quella di aver perso definitivamente la verità, Dio, il culmine dell'utilizzo della ragione, il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. E poi che poggiò la sua mano alla mia, mi prese per mano, con espressione lieta, serena, così che io mi confortai, rassicurai, mi mise, introdusse dentro alle segrete cose, nascoste. Virgilio mi incontrò terrorizzato che fuggivo dalla lupa nel primo canto. Mi ha sentito timoroso di iniziare questo viaggio nel secondo canto e appena iniziato il terzo canto e sono di nuovo impaurito da ciò che ho letto sulla porta. Quindi cosa fa per confortarmi e per farmi entrare? Mi prende per mano, mi guarda con volto sereno e mi fa fare il primo passo insieme a lui. Mi mise, quanta leggerezza espressa nelle parole scelte. Nel senso letterale, Virgilio è un'ombra che compie atti decisamente corporei. Qui mi prende la mano. In Inferno 9 mi copre gli occhi anche con i suoi, cioè con le sue mani, per difendermi dallo sguardo pietrificante di Medusa. E in Inferno 17 con le braccia m'avvinse e mi sostenne. Segrete cose in quanto nascoste, ma non in quanto sconosciute, né tantomeno inaccessibili, in quanto tramite le dottrine filosofiche, e infatti qui è proprio Virgilio che senza alcun problema, anzi proprio trasmettendo serenità, mi prende per mano e mi fa entrare lì, perché queste segrete cose si possono conoscere già durante la vita terrena, studiando. Citando lo Genesi, gli alberi fondamentali dell'Eden sono due: quello della conoscenza che destina l'uomo alla morte, e infatti qui è proprio Virgilio, con ciò che rappresenta, a farmi varcare questa porta, e l'albero della vita che quindi porta alla vita eterna. E per passare dalla porta di Purgatorio 9, insieme a Virgilio, quest'ultimo dovrà dire che è Maria che vuole che io oltrepassi tale soglia, perché l'angelo protettore della porta aveva già la spada sguainata. Altro riferimento palese all'episodio di Adamo ed Eva, dove appunto Dio, dopo la disobbedienza, protegge la via dell'albero della vita con appunto angeli e spada.
La dolcezza e sicurezza trasmessa da Virgilio, che mi dà forza per compiere il primo passo dentro quella soglia, mano nella mano, descrive una situazione umana di affetto. Tutt'altra descrizione viene fornita dallo stesso Virgilio nell'Eneida, quando parla di come la Sibilla fece fare il primo passo a Enea. Cito senza effettuare alcun taglio. Un antro: vi conducono 100 ampi passaggi, 100 porte, di lì erompono altrettante voci, i responsi della Sibilla. Giunsero alla soglia, quando la Vergine, è tempo di chiedere ai fati, disse. Il Dio, ecco il Dio. A lei che parla così davanti all'ingresso, d'un tratto, non rimase lo stesso volto. Il colore, la chioma composta, ansima il petto, il cuore selvaggio si gonfia di rabbia, sembra più alta e di voce sovrumana, ispirata dal nume ormai vicino del Dio. Esiti ai voti e alle preghiere? Disse Troiano Enea. Esiti? Prima non s'apriranno le grandi porte della dimora invasata. E parlato così, tacque. Nella mia commedia non c'è stato bisogno di aprirla tale porta, e anche questa è citazione sia cristiana che pagana dell'Eneide. Cito: la porta dell'oscurità dite è aperta notte e giorno, ma ritrarre il passo e uscire all'aria superna, questa è l'impresa e la fatica. Quivi sospiri, pianti e alti guai risuonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Proprio qui, in questo luogo, sospiri, pianti e alti guai risuonavano per l'aria senza stelle, per questo io al cominciare di questi suoni lacrimai. Cosa trovo varcata alla porta? Suoni, 3 diversi, sospiri, pianti, alti guai. Il solo senso che riesco a usare è l'udito, dato che era buio. Ma mentre nel secondo canto c'era un aere bruno, qui c'è un aere senza stelle, sanza, tipico della mia opera. Quindi prima era buio, ma con le stelle, eravamo all'aperto. E questa esperienza la vivevamo ogni giorno nel mio tempo, una volta che il sole calava, ma qui c'era un buio totale, anche senza stelle. Siamo al chiuso e ci resteremo finché non usciremo dalla parte opposta nell'ultimo canto dell'inferno, che si conclude proprio con questo verso. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Il mio incontro coi dannati è diametralmente opposto a quello che ebbe Virgilio con la beata Beatrice. Nel canto precedente: lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Qual è la mia reazione davanti a questi suoni? Inizio a lacrimare, quindi proprio l'atto fisico delle lacrime che escono dagli occhi. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suon di man con elle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Diverse, differenti, lingue, orribili parlate, parole di dolore, accenti, esclamazioni, d'ira, voci alte e deboli, basse, e il suono delle mani che battono tra loro, facevano un tumulto, un fracasso, che sempre, eternamente si aggira, si muove localmente in quell'aura, aria, tinta, scura, senza, dalla mancanza dell'alternarsi del tempo, come la sabbia quando turbine, vento, spira, soffia. Tutto è solo udito. Sospiri, pianti, guai, risuonavan, lingue, favelle, parole, accenti, voci, suon, tumulto. Diverse lingue, orribili favelle.
Certo, perché qui arrivano i morti da tutto il mondo, ognuno con la sua parlata. Ma di certo siamo lontani da come parla Beatrice nel canto precedente, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Anticipo che io parlerò senza problemi, con defunti che vissero in luoghi e tempi diversi, e quindi usando diverse lingue, senza alcun problema. Anzi, proprio quando evidenzierò questo problema della diversità di linguaggio, come nel caso della chiacchierata che Ulisse, che parla greco, avrà con Virgilio, che parla latino, in Inferno 26, vorrò farti riflettere su cosa si nasconda dietro, mentre riporterò la loro chiacchierata in volgare. E anch'io parlo con Virgilio in volgare. La parola dolore, di nuovo, ma ritroviamo anche sia fioche, contrapposto ad alte, e ricordando Inferno 1, Virgilio era chi per lungo silenzio parea fioco, debole. A tutti i suoni vocali che ho elencato si aggiunge un ultimo suono non vocale, un suon di man, che insieme a tutto il resto facevano un tumulto. Anche le percosse delle mani sono citazione virgiliana, ma della sua seconda porta, che conduce al Tartaro. Invece nella mia commedia in Inferno 9, la mia porta, come nella sua tragedia circondata dal fiume Flegetonte, porterà alla città di Dite. Cito: di cui si odono gemiti e risuonano crudeli percosse. La sola parola tumulto racchiude già in sé quel tumto, che rende l'idea della situazione sonora che mi si presenta appena varcata la porta, mano per mano col mio maestro. Quando si entra in una zona chiusa e buia, gli occhi hanno bisogno di abituarsi prima di riuscire a distinguere qualcosa. L'udito continua a funzionare perfettamente. L'eternità riportata sulla cima della porta è anche aggravata dalla mancanza dei punti di riferimento del cielo che ci danno l'idea del tempo che passa. Difatti, anche nel canto precedente c'era buio, ma lì, ricordo, eravamo all'aperto, quindi lo giorno se ne andava e l'aere bruno. Qui l'aere diventa aura e, passando in un luogo chiuso, viene a mancare proprio quel cielo che scandisce le nostre giornate. Per questo qui dentro l'aura è scura e senza l'alternarsi di sole e stelle. Oltre che essendo eterna, non ci sono neanche limiti di tempo. Idea data anche dalla discordanza dei tempi verbali. Facevano prima un tumulto, il qual s'aggira ora. Non ci sono stelle né sole che scandiscono giorno e notte e guidano, anche allegoricamente. E ricordo che 2 terzine fa ho scritto l'aere senza stelle. Il tumulto e la mancanza di punti di riferimento ricorda quello che fa un turbine quando spira, si abbatte sulla sabbia, facendo muovere e sbattere ovunque i suoi granelli e facendo perdere qualsiasi punto di riferimento, anche temporale, senza tempo. E io c'avea d'orror la testa cinta, dissi: Maestro, che è quel chiodo? E che gent'è che par nel duol si vinta? E io che avevo la testa avvolta di orrore di ciò che avevo sentito, dissi: Maestro, cos'è ciò che odo, sento? E che gente è? Chi sono quelli che appaiono, sembrano, così vinti, sconfitti dal dolore? Quei suoni mi avevano cinto la testa d'orrore. Cingere riporta all'immagine di qualcosa che circonda, come le cinte murarie della città, e al contempo chiude all'interno. Benedetta colei che in te si incinse, Inferno 8, e ovviamente il rimanere incinta. Faccio 2 domande al maestro. Che cosa sento e che gente è quella? Odo e duol, ancora l'udito e il dolore messi in primo piano. Il mio dissi, ti ricordo, che avviene durante il mio lagrimai, e le prime parole del sesto dell'Eneida sono proprio così dice lagrimando. E così cito proprio l'inizio del libro cardine di questo canto, ricordandoti che al suo autore, nel mio primo canto, dico personalmente:
Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo da cui io tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Una lode sincera, entro i confini di quest'opera che sto scrivendo in realtà. Ed egli a me, questo misero modo, tengono l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Ed egli, Virgilio, a me. Questo misero modo, atteggiamento, lo tengono, caratterizza le anime tristi di coloro che vissero, tra gli uomini, senza infamia e senza lode. L'atteggiamento di queste anime è definito misero dal maestro, che, ricordo, anche lui risiede oltre la porta degli inferi, ma lui ha vissuto sulla terra con un atteggiamento decisamente diverso da questi che vissero senza infamia e senza lode, non distinguendosi né nel male né nel bene. Visser, quindi vivere, riferito al passato. Hanno vissuto, così specifico i tempi verbali usati per il verbo vivere, perché sono scelti con cura e lo vedrai continuando la lettura di questo canto. In questa terzina uso la parola modo, nella prossima coro e, se vogliamo includerlo, nella terzina precedente maestro, che sono 3 termini tecnici che riguardano l'ambito musicale e quindi ancora una volta l'udito. Continuando a parlare di musica, il tumulto appena descritto dalle diverse urla dei dannati è diametralmente opposto alle diverse voci fanno dolci note di Paradiso 6. Quindi tutto ciò che ho udito finora si riferiva soltanto a questi abitanti che sono ancora risiedenti appena superata la prima porta degli inferi. Non sono quindi collocati in un preciso girone infernale per un preciso comportamento, ma sono quegli anonimi che non si distinsero in niente, non uscirono dalla massa né in negativo né in positivo. Questi non hanno nomi e non hanno neanche un qualsiasi cosa che li faccia ricordare ad altri. La parola sanza, che caratterizza appunto l'assenza di queste prime anime incontrate, compare 4 volte nelle ultime 5 terzine. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Sono, queste anime, mischiate a quel cattivo coro, gruppo, di quei angeli che non furono, durante la ribellione comandata da Lucifero, a Dio né ribelli né fedeli, ma furono per sé stessi. Le anime della gente che visse così sono mescolate agli angeli che vissero così, né ribelli né fedeli, ma per se stessi. Mi riferisco a un episodio non scritto nella Bibbia, ma secondo il quale, durante la ribellione guidata da Lucifero a Dio, ci furono degli angeli che non si schierarono né con Lucifero né con Dio. In Paradiso 29 scrivo: né giugneriesi si può arrivare numerando, contando, fino al 20, sì tosto, veloce, come degli angeli parte, turbò il suggetto dei vostri elementi. Insomma, non si può contare neanche fino a 20 prima che è successa la ribellione. Anche questi quindi non si distinsero, ma rimasero né ribelli né fedeli, e quindi neanche meritano di essere puniti o premiati per il niente che hanno fatto. Non furono né una cosa né un'altra, quindi qui continuano a non essere niente. Sì, certo si trovano oltre la porta degli inferi, ma non fanno parte di nessun girone infernale. Lo spiego meglio in seguito. Per dire gruppo userò molte parole diverse, in base al contesto. Qui coro è connotazione specifica, anche se qui in senso negativo. Io sentiva osannar di coro in coro, Paradiso 28, quindi caratterizza i vivi e gli angeli. Attenzione, non li sto descrivendo come neutrali, ma proprio in un crescendo che parte da misero e passa da triste, cattivi. Virgilio me li descrive come cattivo coro
e io tra poco dirò: questa era la setta di cattivi. E questo cattivo e cattivi sono le uniche ricorrenze in tutto l'inferno, escludendo un'altra cattiva di Inferno 30, ma col senso di cattività prigioniera. Certo, le altre anime verranno chiamate in altro modo, ma solo loro sono i cattivi che si trovano oltre la porta degli inferi. Insomma, se non sono né cattivi da inferno né buoni da paradiso, perché non stanno in purgatorio? Inteso come una via di mezzo tra i cattivi e i buoni. Beh, perché il purgatorio, perlomeno il mio, non è questo. La dottrina del purgatorio è stata definita dalla Chiesa di Roma durante il secondo concilio di Lione tenuto nel 1274 e supportata dalla Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, che era stato invitato a tale concilio. Il purgatorio definito in quella occasione, e in questo è simile al mio, non riguarda chi visse senza infamia e senza lodo, ma, cito, colui il quale muore dopo essersi pentito dei peccati e dopo l'assoluzione, prima però della dovuta soddisfazione, venga punito dopo la vita presente. Perciò coloro che negano il purgatorio parlano contro la divina giustizia. La loro opinione è erronea e contraria alla fede. Di qui le altre parole di San Gregorio Nisseno. Questo noi predichiamo e così crediamo per custodire il dogma della verità. Ciò, inoltre, è ritenuto dalla Chiesa universale. Pregando per i defunti affinché siano sciolti dai peccati, il che non può intendersi se non di coloro che sono in purgatorio. E chiunque si oppone all'autorità della Chiesa incorre nell'eresia. Punto. Tornando ai miei versi, ti faccio notare come io abbia usato lo stesso verbo, furono, essere, riferito a ribelli, fedeli e per sé, in tre modi diversi. Non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Anche questo modellare il verbo essere è il richiamo biblico. Solo in questo canto scrivo furon, fur, fuoro, esser, erano, eran, fui, era, fier, se, son, sien. E quale canto è più azzeccato per usare così tanto il verbo essere e la parola sanza, per parlare di chi non è stato e non sarà. Ho detto richiamo biblico perché, citando solo un paio di passi, Esodo, Dio disse a Mosè: io sono colui che è. E nel Vangelo di Giovanni, prima che Abramo fosse, io sono. Caccian li ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber delli. I cieli li cacciano per non essere meno belli, né il profondo inferno li riceve, se no i rei, colpevoli, rispetto a loro, cioè con la loro presenza, avrebbero qualche gloria, vanto. Queste anime e questi angeli non sono ricevuti nel profondo inferno perché i rei che risiedono lì, quindi le anime che si sono comportate sulla terra nei peggiori dei modi, avrebbero qualche vanto addirittura rispetto ad alcuni angeli. Riguardo al profondo inferno ci sono da specificare due cose. La prima è che effettivamente il profondo inferno non li riceve. Questi infatti, angeli e anime, si trovano superata la porta degli inferi, non quella dell'inferno, né tantomeno profondo. Infatti si trovano prima della sentenza di Minos di Inferno 5 e addirittura prima del fiume Acheronte. La seconda è che nel profondo inferno, inteso come nelle sue profondità, nei suoi luoghi più bassi, risiedono i traditori e le anime e angeli in questione non furono traditori, perché, come appena detto, le prime vissero senza infame e senza lodo. I secondi non fur ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. I rei, i colpevoli, sono stati puniti per qualcosa che hanno commesso, ma rispetto a chi
non ha commesso niente, si vanterebbero, ne avrebbero alcuna gloria. Insomma, avere l'infamia per aver fatto qualcosa di sbagliato potrebbe considerarsi un vanto rispetto al non aver fatto mai niente. I rei si glorierebbero rispetto a questi, perché perlomeno i rei sono stati giudicati per le loro colpe da Minos e verranno giudicati da Dio il giorno del giudizio. Questi invece non li ha giudicati né li giudicherà mai nessuno. Anche la misericordia, Dio, e la giustizia, Dio, che incarna Minosse, li sdegna. La prima morte potremmo intenderla come il primo giudizio di Minos, che addirittura può anticipare la morte fisica. La conferma che per prima morte si possa intendere il giudizio dato da Minos, incaricato da Dio ovviamente, la si trova negli ultimi versi di Inferno 33. Che col peggior spirto di Romagna, frate Alberico, trovai di voi un tal che per sua opera, in anima incocito, profondo inferno, già si bagna, e in corpo par vivo ancor di sopra sulla terra. Quindi quest'anima si trova già in inferno, quindi è già morto prima volta, cioè prima, la prima volta perché è stato giudicato, anche se di sopra, sulla superficie della terra, sembra ancora vivo. E infatti è fisicamente e cronologicamente ancora vivo quando io compio il viaggio nell'aldilà. Anche in Inferno 19 c'è scritto: «Sei tu già costì ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto». Quindi anche Papa Bonifacio VIII è già stato giudicato da Minosse quando ancora sembra vivo sulla terra. Gesù è la vita. Chi si unisce a lui, già sulla terra, non muore, non verrà giudicato da Minos e con il giudizio universale non riceverà una seconda morte, ma piuttosto una seconda vita, riacquisendo il corpo. Per ritornare a parlare dell'incontro in inferno con l'ancor vivo sulla terra, frate Alberigo, «Oh», diss'io lui, «or se tu ancor già morto?» Ed egli, frate Alberigo, a me, «Come il mio corpo, non la mia anima, stea nel mondo su, nulla scienza ti porto». Non lo so.